Nel cuore dei secoli bui, epoca di incessanti migrazioni e di sanguinosi scontri fra le varie etnie, nasce una leggenda. È un racconto di gesta eroiche, la saga di un potente sovrano, di un gruppo di nobili cavalieri e della loro crociata per dare vita a un mondo migliore. Ma la leggenda ha un fondo di verità? Sono vissuti davvero quegli eroi? Stiamo per partire alla ricerca, attraverso il mito e la storia, di tracce relative al sovrano britannico conosciuto con il nome di Re Artù. Per più di 1000 anni, i bardi hanno cantato le gesta del grande Artù, il re guerriero che aveva unificato la Britannia e dato origine al glorioso regno di Camelot. Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda sono da lungo tempo considerati degli uomini che incarnavano i più elevati ideali della cavalleria. Degli eroi pronti a sacrificare la loro vita per l'onore, per l'amore o per il loro paese. La loro storia è nota in ogni angolo del mondo. Artù è il re ideale, è il simbolo della monarchia. È il sovrano che cerca di fare ciò che è giusto e che, malgrado le previsioni sfavorevoli, crea una società utopica, crea Camelot in un'epoca di violenza. Come per le leggende greche o dell'antica Roma, la storia di Camelot verrà perfezionata nel corso di vari secoli. In questo scenario mitologico è possibile ritrovare tracce di Re Artù come figura storica? Re Artù è un mistero intrigante e ci affascina perché ci sono prove sufficienti per ritenere che sia una persona realmente esistita. Il problema è la persona, o almeno il nome Artù, che prima non esisteva. Con questo non voglio dire che non ci sia un individuo dietro la mitologia che conosciamo. Qualcosa accadde fra la fine del V e l'inizio del VI secolo, ma rimase sepolto sotto le invenzioni della narrativa romantica. La nostra ricerca su Artù inizia nell'anno 1469, quando un cavaliere inglese impoverito si mette a scrivere la storia del più grande re britannico. Lo scrittore è Sir Thomas Malory e il suo libro, La mort d'Arthur, sarà la base per tutte le storie relative al re Artù. La saga di Malory inizia con una Britannia divisa e priva di un capo. I vari principi rischiano di scatenare la guerra civile, reclamando, ognuno per sé, la corona che era stata del re defunto Uther Pendragon. Per risolvere la controversia, i principi si sottopongono ad una prova che ha del soprannaturale. Ognuno deve cercare di estrarre dalla roccia la spada del re. A turno si sottopongono alla prova, ma nessuno riesce nell'impresa. Finché non si presenta un adolescente. Nessuno sa, e ancor meno degli altri, il ragazzo, che è il figlio del re e quindi suo legittimo erede. Sappiamo che il grande re Artù non conosce suo padre e non sa chi sia sua madre. Artù è frutto del desiderio di un uomo di possedere una donna che non può avere. Il defunto re Uther, padre di Artù, è divorato dalla passione per Igerna, moglie di un potente principe britannico. Per rubare la moglie al rivale, Uther chiede aiuto a un mago, il cui nome è Merlino.
Merlino trasforma il re, facendogli assumere l'aspetto del marito di Igerna. E così Uther può fare l'amore con Igerna. Il loro figlio, concepito grazie a un adulterio e con un sotterfugio, viene affidato alle cure di Merlino. Il re Uther morirà nel corso di un aspro conflitto, ma il suo erede sopravviverà. E un giorno, entrando in possesso della spada, farà sì che si compia il suo destino. La spada era il simbolo del potere sovrano, della regalità. Pertanto, mostrando di essere l'unico in grado di estrarla dalla roccia, Artù stabiliva che era suo diritto diventare re. Da quel momento in poi, il giovane sarà noto con il nome di Re Artù. Il libro di Malory ci parla del giovane re che guida i suoi fedeli cavalieri nella lotta vittoriosa per l'unificazione del regno. La sua corte risiede a Camelot, una cittadella fortificata. Poi Artù prende in moglie la principessa Ginevra. La nuova regina porta in dote una grande tavola rotonda. E lì, a Camelot, attorno alla tavola, il re riunisce i più grandi eroi in un'atmosfera di cavalleresca fratellanza. Ser Kay, Ser Bedivere, i fratelli Gareth e Gawain, Parsifal, Tristano, Galahad e soprattutto il cavaliere per eccellenza, Lancillotto del Lago. I cavalieri d'Europa desiderano recarsi alla corte di Re Artù per conoscere di persona il più carismatico di tutti i sovrani, il più acclamato di tutti gli eroi. I cavalieri della tavola rotonda stupiscono il mondo con l'audacia delle loro imprese. Lottano per i deboli, liberano gli oppressi, uccidono i malvagi e i corrotti. Ma nessun cavaliere combatte meglio, ama più appassionatamente o soffre più del grande Lancillotto. Mentre mette la sua spada al servizio del re, il cuore di Lancillotto arde per la regina Ginevra. Il loro amore spalancherà le porte al caos. La storia di Lancillotto e Ginevra è così intensa, così dolorosa, da non consentire di conciliare la passione che Lancillotto nutre per Ginevra con la fedeltà che entrambi hanno giurato al re. Secondo la leggenda, anche il re era stato divorato da un'insana passione. Da giovane, Artù aveva posseduto Morgana, una donna già sposata. Ma il suo peccato è ben più di un adulterio, giacché, cosa che Artù ignorava, Morgana era la sua sorellastra. Frutto di quella unione incestuosa è Mordred, un figlio carico di odio nei confronti di Artù. Le macchinazioni da lui ordite finiranno per distruggere il sovrano e il suo regno. Secondo il racconto di Malory, il crollo di Camelot ha inizio la tragica notte in cui Lancillotto e Ginevra cedono infine alla loro passione. Mentre gli amanti giacciono nel peccato, Mordred fa scattare una trappola. Il più grande campione di Camelot deve lottare contro i cavalieri suoi amici se vuole aver salva la vita. Si trattava di tradimento nei confronti del proprio sovrano e la punizione doveva essere tremenda. Anche Ginevra era colpevole di tradimento. Con la morte nel cuore, Artù deve condannare al rogo la regina. Alla vigilia dell'esecuzione, un uomo corre a salvare Ginevra. È Lancillotto. Il salvataggio della regina pone fine alla fratellanza della tavola rotonda. Nel caos che ne consegue, Mordred raduna un esercito e sfida il re suo padre per conquistarne il trono. Una terribile battaglia distrugge gli eroi britannici. Muoiono i più grandi cavalieri della tavola rotonda. Alla fine, restano ancora in vita solo Artù e Mordred, ovvero il re e suo figlio.
impegnati in un duello mortale. Gravemente ferito, Artù viene portato via dal campo di battaglia e trasportato miracolosamente al di là del mare. Sull'isola di Avalon, Artù rimarrà in eterno, né vivo né morto, in attesa che la Britannia abbia di nuovo bisogno di lui. A termine così il regno di Re Artù, come raccontato da Sir Thomas Malory, verso la fine del XV secolo. Il libro di Malory non racconta solo favole. Le sue radici affondano in una storia millenaria, risalente alla Britannia del V secolo. Ma Artù, nei testi più antichi che parlano di lui, non viene indicato come re, e inoltre fino al XII e al XIII secolo nei racconti non si fa menzione di Camelot né della tavola rotonda. Accade, esaminando le fonti e risalendo man mano nel tempo, che la figura di Re Artù diventi sempre più piccola. Diventa cioè meno importante, tanto che se esaminiamo i documenti risalenti all'epoca in cui visse, non troviamo alcuna fonte che ne faccia menzione. Nel XII secolo si credeva che fosse esistito e continuasse a esercitare influenza politica. Ora noi storici, che siamo scettici in merito all'esistenza di Artù, come facciamo a scoprire da dove sia saltato fuori? La storia di Re Artù non è il racconto della vita di un solo uomo o di un solo momento storico. Se si vuole scoprire la verità che sta al di là delle leggende, è necessario andare indietro nel tempo, per capire come sia nata e cresciuta la più grande icona del popolo britannico nel corso di 1 migliaio di anni. La vera storia di Artù è la storia della Britannia, di come un'isola celtica diventò una provincia romana, un regno sassone, un territorio normanno e infine una nazione forte e unificata. Al centro della nostra ricerca, dietro i miti di Camelot, vi è il ricordo di un antico principe guerriero, di un eroe che salvò la Britannia in un momento critico, durante gli anni bui che fecero seguito al crollo dell'impero romano. Prima che Sir Thomas Malory lo raffigurasse come re di Camelot, i bardi britannici raccontavano le gesta di un potente signore della guerra chiamato Artù. Gli storici hanno accertato che il primo nucleo di questa storia risale ai secoli V e VI d.C., ma finora non sono riusciti a trovare prove concrete dell'esistenza dell'eroe. Molte sono le figure storiche che possono far pensare a Re Artù e molti sono gli studiosi che cercano di scoprire chi fosse realmente, ma quando si chiede loro di portare qualche elemento a sostegno delle loro tesi, devono ammettere che non hanno alcuna prova. Al giorno d'oggi non esiste alcun testo di quell'epoca lontana che faccia cenno al Re Artù. Questa mancanza di testimonianze scritte e la leggenda di Artù sono entrambe il prodotto di un'epoca di guerre e di migrazioni che diedero nuova forma all'Europa dopo il crollo dell'impero romano. Un'epoca definita i secoli bui. Non fu un'epoca oscura, fu al contrario un'epoca molto, molto colorita, che subì l'influsso di genti diverse provenienti da terre al di là del mare e che mescolandosi diedero vita a una nuova cultura e a una nuova nazione che diventerà la nazione inglese. Nei tempi antichi, l'isola definita Britannia era abitata da varie tribù di origine celtica. I membri di queste tribù, pur avendo in comune lingue e costumi, non formarono mai una nazione. Poi arrivarono i Romani. Le legioni romane giunsero nel I secolo d.C. Nei 350 anni che seguirono, i governanti romani, le città romane e le leggi romane trasformarono l'isola in una terra ricca e potente. La Britannia. Quando l'impero romano occupò l'isola, portò con sé una grande cultura, portò letteralmente una civiltà, basata sulle città, su uno stato centralizzato e sull'esercito. La Britannia romana era molto simile alla società moderna, nel senso che era molto strutturata, c'era una gerarchia a livello governativo, c'erano strade, edifici meravigliosi. Ebbene, tutto ciò scomparve nel V e nel VI secolo.
Nell'epoca prospera precedente il crollo dell'impero, Roma si sforzò di integrare e controllare le tribù celtiche della Britannia. I legionari romani costruirono strade, fortini e avamposti in gran numero. Lungo la frontiera settentrionale eressero il Vallo di Adriano, un muro di pietra lungo 115 km per bloccare le tribù barbare e ostili dei Pitti. Come in ogni colonia romana, ai bretoni era proibito possedere delle armi. Per mantenere l'ordine e far rispettare la legge romana, venivano mandati a presidiare le fortezze della Britannia legionari provenienti da terre lontane, dalla Gallia, dall'Europa orientale e perfino dall'Arabia. Il nome Artù si ode per la prima volta lungo il Vallo di Adriano come grido di battaglia della cavalleria romana. Il primo Arturo noto in Britannia è un comandante romano che si chiamava Lucius Artorius Castus. Vi era giunto nel II secolo d.C. ed ebbe una lunga carriera militare. La sua storia può aver contribuito a quella di Artù. Lucius Artorius Castus, un cittadino romano proveniente da quelli che ora sono i Balcani, comandava una guarnigione di cavalieri sarmati provenienti dalla pianura a nord del Mar Nero. Alcuni indizi fanno pensare che Castus e i suoi soldati stazionassero nei pressi del Vallo di Adriano. Nel 185 d.C. i Pitti presero d'assalto il vallo e ad Artorius Castus e ai suoi uomini venne affidato il compito di respingere l'orda barbarica. Alcuni studiosi hanno suggerito l'idea che l'impresa di Castus e dei suoi uomini sia stata la base del mito di Artù e dei suoi cavalieri. C'è un'ipotesi interessante, cioè che dei cavalieri stranieri, soprattutto sarmati, si fossero stabiliti in alcune zone, per cui è probabile che all'epoca di Artù sia esistito un comandante di un gruppo di cavalleria d'assalto che si chiamava Artorius, come un suo predecessore o un suo antenato. Artorius Castus contribuisce con un nome e con il ricordo di guerrieri a cavallo alla ricerca del vero Artù. È il primo, ma non sarà l'ultimo, dei molti uomini che, secondo gli storici, hanno dato forma alla leggenda. Ma i primi racconti su Artù indicano tutti un periodo più avanzato di 3 secoli rispetto a quello in cui visse Artorius, e dunque coincidente con quello che segna il crollo, non il culmine dell'impero romano. Il dramma comincia all'alba del V secolo, con un gelido inverno, un fiume ghiacciato e un'invasione devastante di quella che oggi è la Francia, cioè della Gallia romana. Nella peggiore notte di Capodanno della storia dell'Europa occidentale, 3 popolazioni germaniche attraversarono il Reno ghiacciato e nel 406 invasero la Gallia. Mentre le tribù di lingua germanica provenienti dall'est, e cioè i Vandali, e i loro alleati saccheggiavano la Gallia, l'ultima delle regioni romane in Britannia lasciò l'isola per unirsi alla lotta contro i barbari. Finì così per sempre l'amministrazione romana della Britannia. Secoli di ordine e di prosperità cedevano il posto al caos. All'epoca del crollo dell'impero romano non c'erano più legioni sul territorio della Britannia. Non c'erano più soldati che seguissero una tradizione militare. Poco tempo dopo, anche la Britannia fu attaccata da ogni lato. A ovest, predoni provenienti dall'Irlanda saccheggiarono le regioni costiere. A nord, i Pitti scavalcarono il Vallo di Adriano, mentre a est, bande germaniche composte da Angli, Iuti e Sassoni attaccavano dal mare. Della storia di quell'epoca abbiamo una sola testimonianza. Si tratta di un testo pieno di ira scritto da un ecclesiastico britannico, Gildas, detto il Sapiente. Appena partiti i Romani, Pitti e Scoti uscirono come vermi dai loro buchi nel calore del mezzogiorno. Ma la storia narrata da Gildas trascura un elemento importante. Gildas non nomina mai Artù. Artù nei suoi scritti non esiste. L'apporto di Gildas alla ricerca su Re Artù è la storia di una terra che desidera ardentemente un eroe, di una Britannia assediata dai barbari e lacerata dalla guerra civile. Quando Roma abbandonò la Britannia, la provincia si divise lungo linee di demarcazione tribale e si frantumò in un mosaico di feudi in lotta fra di loro.
Secondo Gildas, i grandi feudatari furono causa di un disastro pari a quello provocato dalle orde barbariche. La Britannia ha dei re, ma sono dei tiranni. Ha dei giudici, ma sono ingiusti e sfruttano sempre gli ingenui. Il tiranno era tradizionalmente uno che si era impadronito del comando, che l'aveva usurpato. Quando Roma non fece più sentire la sua presenza, alcuni uomini accrebbero il loro potere e occuparono città, distretti e perfino province. L'agonia della Britannia romana creò l'ambiente che generò la leggenda di Re Artù. Man mano che a causa delle orde barbariche della guerra civile aumentava il caos, i britanni sognavano la nascita di un grande leader capace di unificare il territorio, di respingere gli invasori e di far rivivere la perduta gloria di Roma. Tuttavia, prima che emergesse una figura come quella di Artù, la Britannia dovette sopportare il peggiore dei re, un uomo che invece di combattere gli invasori li invitò a rimanere, un ambiguo e intrigante tiranno noto col nome di Vortigern. Andando alla ricerca di Re Artù, la strada non si presenta mai chiara e diritta. Il percorso fatto a ritroso fino al tempo in cui Artù dovrebbe apparire ci conduce dapprima non ad un eroe, ma a un traditore, il tiranno Vortigern. Vortigern non è un nome, ma un titolo. Un titolo che significa grande re che domina sui britanni. Vortigern è un potente sovrano, capace di convocare un consiglio per prendere decisioni in merito alla difesa della Britannia. Tuttavia, nella leggenda, diventa oggetto di disprezzo, un re cattivo della storia britannica. Gli storici discutono sul nome e sul periodo in cui regnò. Tutti però sono concordi nel ritenere che Vortigern fosse un grande feudatario che prese nelle sue mani quel po' di autorità centrale rimasta nella Britannia del V secolo dopo il crollo dell'impero romano. Il regno di Vortigern diede origine a una catena di eventi, a un ciclo brutale che culminò nella comparsa di Re Artù. Essendo il più grande fra i re, toccava a Vortigern difendere la Britannia dagli attacchi delle orde barbariche. Tuttavia, secondo Gildas il Sapiente, l'incauto tiranno decise di assoldare i peggiori nemici della Britannia perché servissero quali mercenari nel suo esercito privato. Vortigern decise la sorte della Britannia, aprendo le porte ai Sassoni, razza odiosa tanto a Dio quanto agli uomini, affinché questi respingessero le invasioni delle genti nordiche. I narratori che seguirono arricchirono il racconto fatto da Gildas. Nei loro scritti Vortigern stringe una disastrosa alleanza col più pericoloso guerriero barbaro, Hengist, leggendario capo dei Sassoni. Vortigern cercò di mettere gli invasori gli uni contro gli altri. Assoldò i Sassoni e diede loro terre e denaro a condizione che combattessero gli altri barbari. Il patto fra Hengist e Vortigern permise ai Sassoni di impadronirsi per sempre delle ricche e fertili terre della Britannia. Niente fu mai così funesto per il nostro paese. Niente portò mai tanta sventura. Quelle persone temute più della morte stessa furono praticamente invitate a vivere con noi sotto lo stesso tetto. Gli invasori giunsero sul territorio della Britannia da paesi che oggi si chiamano Danimarca e Germania. Erano Iuti, Angli e Sassoni. L'archeologia lascia supporre che i barbari non siano arrivati con un'invasione improvvisa, ma con una migrazione lenta e costante. I Sassoni che giunsero nel V secolo avevano lasciato le loro terre a causa delle inondazioni. La piattaforma continentale subì uno spostamento nell'Europa del Nord e si abbassò. I Sassoni e i Frisoni, che vivevano in territori posti sotto il livello del mare, videro aumentare le zone occupate dall'acqua. Gli invasori anglosassoni andarono in Britannia per razziare, rubare oggetti di lusso, ma poi finirono per stabilirvisi. Erano in cerca di terra da coltivare e la costa orientale aveva degli ottimi terreni agricoli. Le imbarcazioni dei Sassoni erano piccole, ma non giunsero tutte insieme.
arrivarono alla spicciolata. Potevano navigare solo lungo la costa e attraversare il canale nel punto più stretto, e cioè a Dover. Ecco perché la tradizione vuole che i capi sassoni Hengist e Horsa siano sbarcati nel Kent, che diventò così il primo regno germanico in Britannia. L'accordo dei Sassoni di servire come mercenari per il re britannico Vortigern diede il via ad una serie di conflitti etnici. Era un'epica lotta e come tale richiedeva che un eroe mitico giungesse in soccorso dei britanni, il leggendario re guerriero Artù. Ma il tiranno Vortigern è presente in due mondi del tutto diversi. La storia documentata e il regno della fantasia che alimenta la leggenda di re Artù. La ricerca sul nostro personaggio ci costringe ad attraversare di continuo l'incerta frontiera che separa la realtà dalla finzione. Nell'Alto Medioevo erano pochi gli storici che facevano una distinzione fra verità storica e narrativa, così come facciamo noi. Credo che fossero più raffinati di quanto noi immaginiamo, tuttavia la separazione dei fatti accertati dall'invenzione non era cosa di cui si curassero particolarmente. Un personaggio misterioso, noto come Nennio, centinaia di anni dopo scrisse una storia mitologica dei Britanni. Secondo Nennio, il patto di Vortigern con i Sassoni fu un'azione proditoria determinata dalla concupiscenza. Vortigern, uomo di mezza età, fu colto da forte passione per la figlia di Hengist, comandante dei mercenari, la bella ma pagana Rowena. Nennio nel suo racconto afferma che il guerriero sassone Hengist diede sua figlia a Vortigern in cambio di un intero regno britannico. Incantato dalla bellezza della fanciulla, Vortigern la volle per sé. Hengist chiese per sua figlia la provincia nota col nome di Kent, e così la giovinetta fu consegnata al re, che giacque con lei e l'amò con grande trasporto. Con la benedizione di Vortigern, Hengist riempì di guerrieri 40 imbarcazioni e si impadronì del più fertile terreno agricolo della Britannia, sottraendolo al legittimo sovrano. Questa storia melodrammatica fu scritta circa 300 anni dopo la morte di Vortigern e tuttavia riecheggia gli scritti lasciatici da Gildas il Sapiente. Quando i Sassoni furono assoldati dai Britanni come mercenari, furono ricompensati con viveri e terreni agricoli. Gildas dice che non erano soddisfatti né per la quantità dei viveri ricevuti né per l'estensione dei terreni e si rivoltarono contro i Britanni per sottrarre loro altra terra. Man mano che i Sassoni si insediavano nel territorio, i Britanni erano costretti ad abbandonare le loro case. Si narra, ma spesso si tratta di racconti fantastici, che i profughi, infuriati per l'espansione territoriale dei Sassoni, volsero la loro ira contro il tiranno Vortigern. Un esercito britannico pose sotto assedio la fortezza del tiranno. In alcune storie si narra che i soldati vi appiccarono il fuoco, ma secondo Nennio il castigo venne dal cielo. Di colpo cadde fuoco dal cielo e bruciò totalmente il castello. Vortigern perì miseramente. Tale fu la fine di questo re sciagurato. Secondo altri scrittori, il duro assedio che piegò Vortigern non fu cosa voluta dal cielo, ma una vittoria dell'ultimo romano detentore del potere nell'isola che riunì i Britanni e contrastò i Sassoni. Ambrosius Aurelianus, un uomo che può essere servito come modello storico per il mitico re Artù, sottoponendosi a una prova. La spada nella roccia sarebbe diventata l'emblema dell'unità britannica, lo strumento col quale un principe virtuoso aveva ridato vita a un paese distrutto. Ma nella storia, quella vera, relativa all'epoca di Re Artù, l'unità e la ripresa non potevano essere estratte da una roccia, per quanto magica. La salvezza per i britanni poteva essere ottenuta solo col sangue, il sangue degli invasori sassoni. Per affrontare la tempesta in arrivo, ai britanni serviva un eroe capace di condurli alla vittoria. Quest'eroe si materializzò quasi subito, in un uomo la cui vicenda umana evoca la leggenda di Re Artù. Un personaggio emerge splendente come un eroe.
Ambrosius Aurelianus era un ricchissimo e potente proprietario terriero capace di mantenere unito un vasto territorio, localizzato quasi certamente nell'Inghilterra meridionale, o per meglio dire, nella Britannia meridionale. Aurelianus lottò per bloccare i Sassoni e per impedire che avanzassero nelle ricche terre agricole del sud-ovest. Ambrosius Aurelianus è il collegamento finale, una delle ultime documentate figure storiche della Britannia post-romana. La sua storia getta un po' di luce sull'epoca perduta di Artù e sulle guerre sassoni. Fino alla metà del V secolo gli insediamenti anglosassoni erano limitati a degli avamposti lungo la costa. Man mano che altri gruppi giungevano dal continente, queste piccole enclave rompevano i loro confini. All'alba del VI secolo, le tribù germaniche occupavano già vaste regioni in tutta l'isola. Si assistette a un movimento di popolazioni che giungevano nell'area londinese del Tamigi e poi procedevano verso ovest, ed erano sempre più numerose. Verso il 449 il livello di germanizzazione della Scozia meridionale era tale che la conquista dell'isola era inevitabile. I capi britannici non erano assolutamente in grado di sventare la minaccia. Invece di unirsi per combattere i sassoni, i principi rivali si volsero gli uni contro gli altri. E il popolo altro non poté fare che sperare nell'arrivo di un grande eroe in sua difesa. Si può capire benissimo come un popolo sotto pressione, che assiste all'aggressione da parte dei Sassoni e alla divisione di quella che un tempo era una provincia unita, si può capire, dicevo, come possa sperare nell'apparizione di una figura eroica che lo sproni a combattere e l'aiuti a rimanere unito. I britanni divisi furono sconfitti. Gildas il Sapiente, che scriveva al culmine delle guerre sassoni, parla della brutalità dell'espansione sassone. In mezzo alla strada giacevano le macerie delle torri rovinate al suolo, le pietre delle alte mura, altari consacrati, frammenti di corpi umani coperti di grumi di sangue. Narra la leggenda che, disperati e incapaci di porre fine alla carneficina sui campi di battaglia, i capi britannici si incontrarono con i sassoni per discutere i termini di una pace durevole. Secondo il mito, il luogo d'incontro fu Stonehenge. Sebbene queste pietre siano state collocate migliaia di anni prima dell'epoca di Artù, la leggenda vuole che i megaliti siano stati eretti nel V secolo, per ricordare il grande tradimento avvenuto nel corso delle guerre sassoni. La storia racconta che i capi britannici e quelli sassoni convennero di mettere via le armi durante i colloqui di pace. I Sassoni approfittarono dell'occasione e massacrarono i capi dei Britanni. A un segnale del loro capo, i sassoni estrassero i pugnali che avevano nascosto e uccisero i britanni lì convenuti. Scagliandosi contro i britanni, i sassoni ne uccisero 460, fra consoli e baroni. Secondo uno scrittore medievale, i britanni avrebbero eretto un anello di megaliti per commemorare i caduti nel corso di quel terribile massacro. L'aggiunta di Stonehenge alla storia la si deve a un ecclesiastico del XII secolo, Goffredo di Monmouth, che più di ogni altro contribuì a creare il mito popolare di Re Artù. Quello che posso dire è che Artù nasce in una stradina di Oxford in cui intorno all'anno 1130 abitava Goffredo di Monmouth. Quando Goffredo decise di scrivere la sua storia dei re di Britannia, quello che fece fu di prendere qua e là dove li trovava degli elementi relativi alla presunta esistenza di Artù, di combinarli con altri elementi, frutto della fantasia, per dare struttura a quel personaggio di Artù che poi suscitò l'interesse di storici e di narratori. Il libro di Goffredo, la storia dei re di Britannia, copriva un arco di tempo di 600 anni, un'enormità per l'epoca. Prima di Goffredo, Artù era un'incerta figura di guerriero dell'Alto Medioevo. Dopo Goffredo diventò il re medievale modello.
Noi che disponiamo di molti libri e possiamo vedere molti film, difficilmente riusciamo ad immaginare l'impatto che ebbe il libro di Goffredo. Sappiamo che finì l'istoria fra il 1136 e il 1139. Nel 1150 circolavano già in Europa centinaia di copie del manoscritto. Era una cosa straordinaria per un manoscritto medievale di quella lunghezza e di quella complessità. Il libro di Goffredo di Monmouth diventò così popolare che condizionò la storiografia britannica per i 2 o i 3 secoli che seguirono. Ci furono perfino, nell'epoca medievale, delle persone che nel Parlamento citavano quest'opera. Il libro di Goffredo è il più antico testo giunto sino a noi che proponga una storia completa della vita del leggendario Re Artù. Rende anche evidente come la storia britannica sia inestricabilmente legata ai miti celtici e all'epoca dei megaliti di Stonehenge. Si servì come struttura delle opere di Gildas. Da queste prese quello che lui poteva usare e tralasciò tutto quello che a lui non serviva. Quando poi gli era necessario qualcosa per collegare i fatti, inventava. Nella favola medievale di Goffredo spunta un eroe a vendicare il massacro dei capi britannici. È il re guerriero chiamato Artù. Ma nelle opere di Gildas, scritte quando gli avvenimenti erano fatti recenti, l'eroe dell'epoca non viene chiamato Artù, bensì Ambrosius. Le forze residue della nostra nazione presero le armi sotto la guida di Ambrosius Aurelianus, che il caso volle fosse l'unico a rimanere in vita. Di Ambrosius Aurelianus, Gildas dice che è l'ultimo romano in Britannia la cui famiglia indossava la porpora. Il che vuol dire che faceva parte dell'ordine equestre. Era un capo militare, può essere stato un precursore di Artù o qualcuno attorno al quale venne costruita la leggenda, ma di lui sappiamo solo che era un valoroso comandante dei Britanni verso la fine del V secolo. Alcuni studiosi moderni ritengono che, come ultimo dei Romani, Ambrosius abbia sfruttato i vecchi fortini, le strade lastricate e le tattiche usate dall'antica Roma per costruire una nuova tradizione militare britannica. L'eredità lasciata da questo eroico comandante fu così grande che il suo nome lo si può ancora trovare scritto nel paesaggio. Ci sono attualmente in Gran Bretagna delle località quali Ambrosden, Amberley, Amesbury, che sembrano recare nel loro nome tracce di quello di Ambrosius Aurelianus. Alcuni ritengono che originariamente fossero delle postazioni militari e che Ambrosius se ne servisse per mantenere la parvenza di una frontiera davanti all'invasione delle orde barbariche provenienti dalla Germania. Gildas riferisce come, sotto la guida di Ambrosius, i britanni alla fine si riunificarono e cominciarono a riportare vittorie sui sassoni. Gildas ci dà la sua ricostruzione della storia di Ambrosius Aurelianus, un eroe che fu capace di sconfiggere i sassoni e che può essere stato un antenato, un alleato o un sostenitore di Artù. Ma Ambrosius può anche essere stato un altro nome della persona che conosciamo come Artù. Ma se Ambrosius è Artù, la sua carriera sarebbe durata dalla leggendaria strage dei capi britannici della metà del V secolo alla battaglia finale di Artù della metà del VI, in pratica 100 anni. Ambrosius non può essere vissuto tanto a lungo. È probabile che i fatti riferiti siano da attribuire a 2 persone, e cioè ad Ambrosius il Vecchio e ad Ambrosius il Giovane. Quindi siamo di fronte a una dinastia. Nel racconto fantastico scritto da Goffredo di Monmouth, Ambrosius e Artù fanno parte dello stesso albero genealogico. Goffredo definisce Ambrosius fratello di Uther Pendragon, che è il mitico padre di Artù. A un certo punto, quasi all'alba del VI secolo, il mantello di Ambrosius passa a coprire le spalle di uomini più giovani. Quindi c'è un personaggio mancante, quello che prese nelle sue mani il vessillo e trasmise il titolo al suo successore, il quale mantenne viva la lotta fino alla nuova generazione. È lui, il nostro misterioso Artù? Il successore, cioè, di Ambrosius Aurelianus? Non posso affermare che sia lui, ma c'è la possibilità che lo sia.
Forse non sapremo mai il suo vero nome, o se vi sia un uomo realmente esistito all'origine del mito. Sappiamo però dove la leggenda di Artù e la storia britannica si intersecano, e cioè alla battaglia di Badon Hill, punto di svolta delle guerre sassoni. La ricerca sulle basi storiche del personaggio di Re Artù giunge a una svolta costituita da una battaglia decisiva fra i britanni e i sassoni invasori. Uno scontro che avrebbe determinato il destino della Britannia negli anni a venire e generato la leggenda di Re Artù, la battaglia di Badon Hill. Il personaggio di Artù viene generalmente associato al periodo di cui stiamo parlando. Molti vogliono situarlo intorno all'anno 500, e questo soprattutto perché si ritiene che la battaglia di Badon Hill sia stata combattuta in quel periodo. Quando cerchiamo di ricostruire i fatti in cui Artù possa assumere una consistenza storica, ci imbattiamo sempre nella storia di Mount Badon. All'alba del VI secolo, il cuore della leggendaria epoca di Artù, l'aggressiva espansione sassone minacciava di sommergere l'intera isola. L'archeologia, la storia e la leggenda concordano sul fatto che verso il 500 d.C. qualcosa cambiò nella storia britannica. I documenti giunti fino a noi definiscono quella di cui parliamo l'epoca della grandiosa battaglia di Badon Hill, e la leggenda l'epoca in cui i britanni sferrarono l'offensiva contro i sassoni. Quando parliamo dei sassoni, parliamo probabilmente di una popolazione fortemente militarizzata, di piccoli gruppi di soldati ben addestrati, non di orde di invasori. Pertanto, per vincere, era necessario che anche i britanni fossero fortemente militarizzati e che si scontrassero col nemico in una serie di combattimenti. La tradizione vuole che i britanni si fossero finalmente uniti sotto la bandiera di un capo invincibile. I re della Britannia combatterono all'epoca contro i sassoni, ma era Artù il Dux Bellorum, colui che conduceva le battaglie. Artù appare quindi fin dall'inizio nella cronaca attribuita a Nennio come il comandante supremo dei britanni. Nennio, che scriveva centinaia di anni dopo i fatti narrati, elenca 12 battaglie leggendarie che si supponeva fossero state condotte dal potentissimo Artù. La 9ª battaglia fu condotta nella città della Legione, la 10ª lungo le rive di un fiume, la 12ª, quella in cui Artù salì sulla collina di Badon, fu una delle più dure. La leggenda descrive gli invasori, alla vigilia della cruciale battaglia di Badon, come un esercito potente penetrato in profondità nel territorio britannico. Badon Hill rappresentava l'ultima resistenza. Se avessero vinto i sassoni, i britanni sarebbero stati condannati a sparire e gli invasori avrebbero conquistato l'isola. Secondo un testo che ci è pervenuto, si ebbero 3 giorni di brutali combattimenti. I guerrieri anglosassoni combattevano soprattutto a piedi. I britanni avevano dunque un vantaggio su di loro: la cavalleria. Fin dai tempi dei Romani, la cavalleria era stata decisiva nella lotta per il controllo della Britannia. I guerrieri a cavallo potevano facilmente distanziare quelli che procedevano a piedi e potevano anche decidere il tempo, il luogo e l'andamento del conflitto. Sui fianchi di Badon Hill, i sassoni si trovarono di fronte a un avversario formidabile. I sassoni non cavalcavano. Erano bravi combattenti a piedi, ma di fronte a una forza mobile di cavalieri non potevano che essere sconfitti o respinti. I britanni erano famosi per i loro guerrieri a cavallo. Pertanto, quando i capi militari dovevano organizzare la difesa, raccoglievano attorno a loro gruppi di cavalieri pesantemente armati. Si pensa che l'idea dei cavalieri di Artù sia stata originata da questo. A Badon Hill, dove era in gioco il destino della Britannia, la cavalleria pesante guidata da un capo supremo, precursore di Artù e dei suoi cavalieri, poteva mutare il corso degli eventi. Artù salì sulla montagna con il suo esercito e si scagliò contro le schiere nemiche. Nessuno di quelli che provarono la furia della sua spada ne uscì vivo.
I britanni seguirono il loro capo in gran numero e massacrarono su tutti i fianchi. Questa visione epica della battaglia è opera di Goffredo di Monmouth, che scriveva a distanza di 600 anni dagli avvenimenti. Comunque, se Artù è realmente vissuto, è probabile che a Badon Hill abbia condotto i britanni alla vittoria. È a questo punto che cominciamo a vedere i guerrieri britannici diventare più eroici. E non soltanto perché sconfiggono i sassoni, ma anche perché li respingono e li costringono a riattraversare la valle del Tamigi. Di questi, alcuni attraverseranno addirittura il mare per tornare alla terra natia. Il trionfo di Mountbatten è confermato nella storia da Gildas il Sapiente, che scriveva quando si aveva ancora memoria della battaglia. Talvolta i nostri combattenti, talvolta il nemico riportava la vittoria, fino all'anno dell'assedio di Mons Badonicus, quando ebbe luogo l'ultimo, ma non per questo meno sanguinoso, massacro dei nostri crudeli nemici. Badon Hill è un evento ricordato dagli storici, ma anche l'archeologia ci fornisce le prove della fine dell'espansione sassone attorno a questo periodo, e cioè all'inizio del VI secolo. Quella di Badon è una battaglia molto importante e infatti Gildas ne parla come di un punto di svolta nelle vicende storiche dei britanni. La sconfitta dei sassoni nella battaglia di Badon portò a un periodo di relativa pace. Celate nel paesaggio britannico ci sono le tracce della prosperità e della sicurezza che i britanni godettero all'inizio del VI secolo d.C. Esistono prove concrete, sia storiche che archeologiche, a conferma del fatto che gli invasori germanici furono bloccati per un certo periodo, verso la metà del VI secolo. Nel sud del paese il confine risulta infatti consolidato. Gli archeologi hanno trovato tracce che inducono a ritenere che si tratti di una storia vera e confermano la presenza di una milizia equestre mobile, ovvero di forze di cavalleria che si muovevano lungo una vasta zona dell'Inghilterra meridionale. Se ci fu nel VI secolo una riscossa britannica, un'epoca di Artù, perché è andata perduta la vera identità dell'uomo che condusse i britanni alla vittoria? A tale domanda c'è chi risponde richiamando l'attenzione sul nome Artù e sui vessilli e i simboli scelti dai grandi guerrieri. Artù non è un nome, o meglio, è un nome che è stato ricavato da un titolo. Ci sono nell'antichità molti titoli che iniziano per Art, Arth, Arthel. Tutti questi prefissi fanno riferimento all'orso. Probabilmente all'epoca c'era un personaggio che aveva scelto come simbolo un orso e l'aveva fatto raffigurare sulla sua bandiera e che quindi era indicato con il simbolo da lui scelto. Da Art, la parola celtica con cui era indicato l'orso, si giunge così al re Artù. La leggenda arricchita dai narratori nel corso dei secoli può essere stata ispirata dal ricordo di un uomo che non si chiamava affatto Artù. Nei secoli i bardi e gli scrittori trasformarono l'orso di Badon Hill in un potente re medievale e la pace e la prosperità del VI secolo nella gloria cavalleresca della Camelot di re Artù. Artù è l'eroe che racchiude in sé due mondi. In altri termini, rappresenta il ponte che collega la storia antica con la cavalleria medievale. Sono queste due cose messe insieme ad aver determinato la fortuna letteraria di Artù. Man mano che la figura di Artù cresceva nella letteratura e nella leggenda, cresceva anche quella dei suoi cavalieri. I loro nomi, la forma delle loro armi e delle loro armature rispecchiavano i cambiamenti intervenuti nella politica e nella tecnica. Nel XII secolo i racconti che avevano Artù come protagonista influenzavano la vita quotidiana nelle corti europee. Il mitico re e i suoi leggendari compagni erano i modelli da seguire. Artù e i cavalieri della tavola rotonda diventarono così le icone dell'epoca della cavalleria. All'alba del VI secolo i britanni celebrarono una grande e storica vittoria.
avevano incontrato i sassoni sul campo di battaglia di Badon e li avevano duramente sconfitti. Per un'intera generazione gli invasori vennero tenuti a bada e la Britannia conobbe un periodo di pace e di prosperità, un'età dell'oro, che la leggenda attribuisce al valore di un solo uomo. C'è una figura che a noi risulta misteriosa, la quale cerca di mantenere la stabilità e la pace nella Britannia per tutta una generazione. Se noi cerchiamo di guardare attraverso la nebbia del tempo, scorgiamo un'ombra. Nasce così la leggenda secondo la quale questo grande capo guerriero diventò un grande re e fondò una sorta di comunità ideale, e cioè Camelot, con la sua tavola rotonda che doveva servire da esempio di governo giusto e bene armato. Nel corso del tempo, all'eroe di Badon Hill viene dato il leggendario nome di Artù. Ma la storia relativa a questo periodo non fa menzione delle glorie di Camelot, della fratellanza della tavola rotonda o dell'amore fra Lancillotto e Ginevra, personaggi cruciali del mito di Re Artù. Il Re Artù che noi immaginiamo è quello che conosciamo dalla letteratura, e cioè l'Artù che vive nel mondo dell'utopia e che associamo alla tavola rotonda e alle gesta cavalleresche. Non è certamente quel personaggio che, se veramente visse nel VI secolo, abitò in una capanna. Come può un signore della guerra molto terreno assurgere alla gloria della leggenda? La risposta è tramite il meccanismo del mito. Raccontando e raccontando le imprese eroiche, i britanni diedero nuova forma al loro passato. Questo viaggio nel mito iniziò quando gli storici capi militari del Medioevo britannico sprecarono la grande occasione che avevano di mantenere unito il loro paese. I britanni erano in un certo senso i peggiori nemici di se stessi. C'erano lotte intestine, decentralizzazione e non c'era collaborazione. Pertanto ogni difesa contro i regni anglosassoni espansionisti era condannata al fallimento. Questo senso di condanna e di tragedia costituisce il nucleo della leggenda di Re Artù. Gildas scrive che in Britannia dopo quel tempo si ebbe pace per una generazione. A chiunque vada il merito di questo, che sia Artù o che sia Ambrosius, rimane il fatto che la pace non durò che per una generazione. Alla fine del VI secolo, qualunque fosse stata la forza o chiunque fosse stato l'uomo che aveva riunito i britanni e li aveva condotti alla vittoria, lo spirito di Re Artù era già andato perduto. La Britannia diventò un paese politicamente frantumato. C'erano 7 regni sassoni, 10 o 12 regni gallesi. Queste unità locali erano di conseguenza molto piccole, spesso grandi quanto le attuali contee. Molti insediamenti anglosassoni del V secolo emergono verso la fine del VI secolo sotto forma di 7 regni abbastanza potenti. Alcuni di questi, il Wessex ad esempio, la Mercia e il Kent, accrebbero le basi del loro potere e crearono degli stati forti. E tornarono i Sassoni, tornarono gli Iuti, ma non c'era Ambrosius, non c'era Artù a proteggere i britanni, e i Sassoni vinsero. Mentre i capi britannici litigavano, i Sassoni, gli Angli e gli Iuti si raggrupparono e strinsero delle alleanze. All'alba del VII secolo i regni sassoni avevano occupato quasi tutta l'isola. I britanni furono spinti verso ovest, in quelli che oggi sono il Galles e la Cornovaglia. Alcuni di loro lasciarono l'isola e, attraversato il canale della Manica, si stabilirono nella regione della Francia settentrionale chiamata Bretagna. Priva di un capo che provvedesse alla sua difesa, il suolo britannico, un tempo fertile e prospero, si inaridì. I popoli sassoni si radicarono a tal punto da considerare se stessi nativi di quelle regioni. A partire dal X secolo si unirono formando una sola nazione, chiamata England o England, cioè terra degli anglosassoni. Disprezzarono i britanni considerandoli estranei e li definirono Wilash o Welsh, gallesi, termine sassone per indicare gli stranieri. I britanni, costretti a rifugiarsi a ovest in alcune fortezze, sognarono di una perduta epoca gloriosa e del principe guerriero che un tempo aveva respinto gli invasori.
I britanni che sopravvissero nel Galles, nella Cornovaglia e nella Britannia settentrionale vivevano con il pensiero rivolto al passato, quando avevano il controllo delle isole. Un'epoca contrassegnata da un personaggio presente in molte loro leggende, e cioè Artù. Man mano che gli scrittori tramandavano ai posteri il ricordo delle passate vittorie, l'eroe di Badon Hill diventava un invincibile signore della guerra, il re Artù. I bardi celebrarono le sue lodi, i monaci cominciarono a scrivere la sua storia. Nei primi scritti, che risalgono all'inizio del IX secolo, Artù appare già circondato da un alone di leggenda. Vi si narra che 12 furono le battaglie da lui combattute e vinte e che in una di esse uccise in un solo giorno 960 nemici. Questa è pura propaganda. Le famiglie nobili gallesi che nutrivano sogni di gloria si considerarono eredi dell'eroe e fecero risalire le loro origini ad Artù, chiamando i loro figli con questo nome. Notiamo, dalle fonti scritte risalenti all'Alto Medioevo, che esisteva una forte tradizione nelle famiglie aristocratiche della Britannia di dare ai propri figli il nome Artù. E questo lo si nota nel Galles, in Scozia e perfino in Irlanda. Man mano che i principi britannici chiamati con questo nome diventavano grandi e compivano imprese degne di nota, le loro gesta entravano a far parte della leggenda di Re Artù, che in tal modo diventava immortale. Una volta che un uomo è riconosciuto come un grande leader, gli vengono attribuite cose che non ha mai fatto. Lo si fa andare in posti in cui non è mai stato e combattere battaglie mai combattute. Perfino al di là del mare, la storia di Artù proiettò la sua ombra. I britanni costretti a vivere in esilio nella regione costiera francese, ora detta Bretagna, furono più di altri custodi del mito. Le imprese di Artù vennero così poste a fondamento di una nuova e potente tradizione militare e culturale. Artù fu una figura molto importante in quella colonia della Britannia in cui un grande insediamento di esuli aveva trasformato la regione. Qui i capi dei Britanni, invece di dividersi come avevano fatto i Celti dappertutto, formarono un regno unito, costituito da persone di lingua celtica e di lingua romanza. Crearono così una regione che occupava metà di quella che oggi è la Normandia. Fu una cosa davvero notevole. Passarono i secoli. Sulla costa francese cominciò a formarsi una potente macchina bellica, formata dalla fusione dei Franchi con i Celti, dei figli dei capi guerrieri vichinghi e degli antenati dei britanni esiliati, i Normanni. Nell'anno 1066, William, duca normanno di Battles, gettò lo sguardo oltre il canale, sulle ricchezze dell'Inghilterra sassone. Fra i suoi uomini d'arme diretti in Britannia si narravano le gesta di un principe guerriero che 5 secoli prima aveva umiliato i sassoni. La leggenda di Re Artù faceva ritorno a casa. La ricerca su Artù, su Camelot e sulla tavola rotonda ci conduce in molti luoghi e a epoche diverse. I racconti su Artù nascono dal campo insanguinato di Badon Hill, dalle fortezze britanniche del Galles, della Cornovaglia e perfino dall'altra sponda del canale, la regione normanna della Francia, dove i britanni in esilio venivano chiamati bretoni. Ogni tipo di mito, da qualsiasi fonte o ambiente culturale provenga, si fonde nella storia di Artù, alla quale ogni scrittore aggiunge qualcosa dandole una forma leggermente diversa. Nelle loro terre separate, i bretoni e i britanni coltivarono il ricordo di un eroe conquistatore. Col tempo i ricordi si tramutarono in racconti di imprese gloriose compiute da un re chiamato Artù e dai suoi guerrieri. C'è stata una lunga controversia volta a stabilire se tutta la tradizione relativa a Re Artù nel Medioevo sia o meno il risultato della poesia bretone. Alla fine, 5 secoli dopo Badon Hill e 400 anni dopo la presa del potere da parte dei Sassoni, la storia di Artù e la storia della Britannia
giungono a un fatale punto di svolta: la conquista normanna. Partiti dalla Francia, giunsero attraverso il canale nell'anno 1066. Fu una grande invasione di forze alleate formate da Guglielmo il Conquistatore con i suoi cavalieri normanni e dai bretoni che li fiancheggiavano. Sbaragliati, i sassoni si impadronirono della corona d'Inghilterra nel corso di una sola brutale campagna militare. La battaglia di Hastings ebbe luogo il 14 ottobre 1066. L'unità centrale era formata dalla cavalleria normanna. Sul fianco sinistro erano schierati i bretoni, guidati da un uomo che cantava le gesta di Re Artù. Quindi i bretoni si unirono ai normanni, direi quasi per vendetta. Dopo la vittoria, i canti bretoni su Re Artù, giunti dalla Francia grazie alla conquista normanna, cominciarono a fondersi con il mito di Artù elaborato nel Galles e nella Cornovaglia. Per rafforzare il loro regno, i nuovi padroni della Britannia cercarono di dipingere i sassoni come degli occupanti e dei traditori. Il mito di Artù serviva dunque benissimo come propaganda. Era logico che quei re normanni non scegliessero un eroe anglosassone per i loro racconti mitologici e le loro leggende, ma che, andando indietro nel tempo, scegliessero un eroe britannico che aveva combattuto gli anglosassoni come avevano fatto loro di recente. Scrivendo a pochi anni di distanza dalla conquista normanna, lo scrittore del XII secolo Goffredo di Monmouth fuse i racconti popolari del Galles con le favole francesi per rappresentare Artù come un sovrano giusto e onesto. L'eroe conquistatore di Goffredo era confezionato in modo tale da adattarsi al nuovo ordine. Le origini di Goffredo di Monmouth non sono del tutto chiare. Sembra comunque che la sua famiglia fosse parte bretone e parte gallese e che lui avesse contribuito a creare il mito di Artù per fare da contrappeso alla resistenza sassone. Il suo obiettivo era quello di rafforzare il dominio normanno. Nell'epoca che fece seguito alla conquista dei Normanni, i racconti di Goffredo su Re Artù si diffusero con enorme rapidità nelle corti d'Europa. I trovatori dal XII al XV secolo trasformarono un antico guerriero britannico in un sovrano medievale modello. I suoi soldati a cavallo del VI secolo furono trasformati in cavalieri, figure emblematiche per il nuovo codice di comportamento cortese, la cavalleria. Cavalleria è una parola che ci fa pensare a uomini che vanno a caccia insieme, partecipano ai tornei e fanno la guerra sempre stando a cavallo. La loro era una cultura da caserma, una cultura militarista, che aveva come protagonisti delle storie solo dei grandi re e dei grandi eroi. L'evoluzione dell'eroica storia di Re Artù riflette secoli di modelli sociali mutanti. L'immagine dei suoi leali cavalieri, l'armatura che indossavano e il modo in cui combattevano riflette la corsa agli armamenti del Medioevo. Un guerriero, sia che combattesse nel VI secolo, magari sotto Re Artù, o nel XV secolo, doveva essere ben equipaggiato e avere un buon addestramento alle armi per essere efficiente in prima linea, sul campo di battaglia. Nel XV secolo la cotta di maglia era stata sostituita da piastre metalliche molto elaborate. I cavalieri dalla splendente armatura, figure emblematiche del mito romantico, nascono in questo periodo storico, quando cioè il guerriero a cavallo viene quasi a formare un corpo unico con il suo destriero. Erano dei combattenti specializzati, venivano addestrati fin dall'età di 7 anni e a quell'età imparavano già a usare tutte le armi, soprattutto la spada, a servirsi con efficacia dello scudo, a impugnare la lancia stando a cavallo. Potremmo definirli i samurai della loro epoca. L'addestramento e la lotta raggiungono il loro punto culminante nello spettacolo d'armi tipico dell'epoca di Artù, lo scontro uomo a uomo del torneo. La giostra era essenzialmente spettacolo. Gli sfidanti erano dei cavalieri particolarmente esperti che, nello scontro diretto, cercavano di disarcionarsi a vicenda. Quando si esamina lo scheletro giunto fino a noi di uno di questi cavalieri, si nota che avevano il braccio destro notevolmente sviluppato. E questo perché dovevano brandire la lancia, cosa che richiedeva una particolare forza.
I novellieri modellarono le carriere dei leggendari compagni di Artù su quelle reali dei cavalieri del loro tempo. Ispirandosi poi questi cavalieri alle gesta descritte nei racconti, la vita di corte cominciò ad imitare l'arte. Le storie che avevano come protagonista Re Artù e i suoi cavalieri apparivano perfette. La gente se ne serviva per dire: ecco qual è la corte ideale, il sovrano ideale, la cavalleria ideale. Ecco quali erano le cose in cui credevano, imitateli. La fratellanza cavalleresca, costituita da uomini retti e nobili, trovò la sua massima espressione nella leggendaria Tavola Rotonda. La tavola rotonda è, di tutti gli elementi collegati alla leggenda di Re Artù, il più utopico sotto molti aspetti. Quella tavola era fatta in modo da accogliere tutti i cavalieri di Artù, ponendoli allo stesso livello, in modo cioè da evitare che qualcuno fosse più importante degli altri. Sebbene il re fosse Artù, tutti avevano la stessa voce in capitolo. Le origini della Tavola Rotonda si possono far risalire alle tribù celtiche. Alcuni studiosi sostengono che i guerrieri celtici usavano stare seduti in cerchio per le stesse ragioni per cui lo facevano i cavalieri di Artù. Il grande tavolo di legno è comunque puro frutto della fantasia, la creazione di poeti francesi che scrivevano dopo la diffusione in Europa degli scritti di Goffredo sul re Artù. La tavola rotonda appare per la prima volta attorno all'anno 1200 ed è invenzione degli scrittori francesi. A questo punto viene da chiedersi da cosa trassero ispirazione quegli scrittori. Una risposta non l'abbiamo. Con molta probabilità i racconti fatti dai bardi nel corso dell'Alto Medioevo, dai poeti bretoni e dai cantori del XII secolo comprendevano scene in cui dei guerrieri si riunivano esattamente nel modo in cui lo facevano i cavalieri della tavola rotonda. Nel mito, la Tavola Rotonda agisce come un magnete, attirando i più grandi eroi e le storie di molti paesi. Man mano che nei secoli XII e XIII la leggenda cresceva, emergevano dei personaggi ben distinti. Il nucleo originario della Tavola Rotonda è costituito da 3 antichi nomi gallesi: Cai, Bedwyr e Gwalchmai. Cai, un furbo guerriero del mito gallese, diventò Ser Cai, leggendario fratello di latte di Artù. Bedwyr, un risoluto spadaccino gallese, diventò Ser Bedivere, il fidato portatore di spada del re. Uno dei primi compagni di Artù e quello a lui più vicino, Gwalchmai, parola gallese che sta per falco, si trasformò in Ser Gawain, il frivolo nipote del re. Gawain è il James Bond del XII e del XIII secolo. Lo si può ammirare, ma solo fino a un certo punto. Se si è un buon cristiano, non si può non pensare di lui quello che un buon cristiano pensa di James Bond, e cioè che supera spesso certi limiti, ha un comportamento troppo libero con le donne. Dall'intreccio secolare di storie francesi e britanniche emerge un ibrido trio di personaggi che trasformerà la leggenda di Artù in una tragedia epica. La moglie di Artù, Gunamara nella tradizione gallese, diventerà la bella ma infedele regina Ginevra. Alla povera Ginevra verranno attribuite tutte le debolezze delle donne e delle regine. All'inizio è una nobile principessa, ben presto però diventerà una regina adultera. Dalla Francia arriva il cavaliere più famoso di tutto il ciclo bretone. È il caro amico e tormentato rivale di Artù, l'amante della regina, Lancillotto del Lago. Notiamo in Lancillotto tutto quello che la cultura può produrre in un uomo, e cioè la più elevata forma di comportamento maschile, essendo egli capace di scatenarsi sul campo di battaglia da un lato e di mostrarsi riservato a corte dall'altro. E infine appare Medraut o Mordred, il più complesso degli antichi compagni gallesi di Artù e che al tempo stesso suo nipote, suo figlio ed erede, è un traditore. Alla fine abbiamo la storia di una persona che tradisce la propria famiglia e quella di grandi amicizie che si infrangono. La storia di Lancillotto e Ginevra e di Mordred che emerge dal fango per distruggere Artù. Ogni segreto viene spiattellato. Tutto quello che aveva fatto sì che una civiltà avesse controllo e misura nelle sue azioni viene ridotto ad una infelicità infinita.
Artù e Mordred si sfidano in un mortale duello. Lancillotto e Ginevra sono presi in trappola dall'adulterio che hanno commesso. È una tragedia gotica che si svolge attorno alla tavola rotonda e ha come palcoscenico il più potente castello della cristianità, la leggendaria cittadella di Camelot. Nella storia classica di Re Artù, il crollo di Camelot è provocato dagli amori proibiti e dall'invidia. La regina Ginevra e Lancillotto, il più grande campione, vengono sorpresi mentre fanno l'amore. Mordred, il figlio del re, sfrutta il tradimento degli amanti per distruggere tutto quello che Artù ha costruito. Questo melodramma è tutt'altra cosa rispetto all'implacabile migrazione sassone e al conflitto etnico che avevano caratterizzato l'epoca storica di Artù. Ma se non fosse stato per le tragedie dal libro delle favole di Camelot, pochi studiosi si sarebbero presi la briga di andare alla ricerca del vero re Artù. La gente è affascinata dai periodi storici oscuri ed è logico che cerchi di portare alla luce quello che è accaduto nei secoli bui. Lasciamo pure che gli storici facciano il loro lavoro, ma non gettiamo via, insieme alle leggende, quello che per la letteratura ha rappresentato la vicenda di Re Artù. Il legame pericoloso fra Lancillotto e Ginevra rivela come nella novellistica romantica di Camelot i cantastorie medievali diedero nuova forma agli antichi miti britannici. Curiosamente, Camelot non è neanche un nome britannico, ma una novità introdotta dai cantastorie francesi. Il nome Camelot è stato molto probabilmente creato dal poeta francese del XII secolo Chrétien de Troyes. È il primo in realtà a usarlo per indicare la cittadella. Gli scrittori come Chrétien de Troyes, ascoltando i racconti cantati dai bardi, venivano a conoscenza di questi miti e li includevano nelle loro opere letterarie. I poeti francesi crearono Camelot come palcoscenico sul quale presentare il codice morale medievale di comportamento. La cavalleria. Ma la star dello spettacolo non è il re britannico, bensì il cavaliere francese Lancillotto del Lago. Direi che Lancillotto è una creazione della cultura cortese della Francia del XII secolo, un personaggio puramente letterario, un giovane capace di usare la lancia e di duellare meglio di chiunque altro, ma al tempo stesso appassionato con le donne, bravo nel comporre versi e che sa come ci si comporta in società. Insomma, è un uomo per il campo di battaglia, ma anche per la corte. Il personaggio e le azioni di Lancillotto sottolineavano gli ideali dell'epoca. Forza fisica e coraggio in battaglia. Lealtà al re e al paese. Sofferenza e sacrificio totalmente disinteressati. Lancillotto era insomma un supereroe dei fumetti dell'epoca della cavalleria. Perfino il suo tragico errore, l'amore proibito per la moglie di Artù, rientra nell'ideale cavalleresco. Tutta la sua relazione con la regina incarna gli ideali dell'amor cortese. Lancillotto agisce ispirato dalla regina Ginevra e compie molte grandi imprese per il bene del suo re, del regno e della cristianità. Tuttavia, al tempo stesso, tradisce Re Artù, che è il suo migliore amico, il miglior sovrano del mondo, perché ama sua moglie. Questo racconto di amor cortese finito male non compare nel testo che introduce Artù nel mondo medievale, la cosiddetta storia di Goffredo di Monmouth. Nel libro di Goffredo non si parla di Camelot, non si parla di Lancillotto. Viene invece presentata la rovina di Artù come l'amaro frutto dell'insaziabile ambizione del re e del tradimento di Mordred, il parente più stretto del sovrano. È dai tempi più remoti che abbiamo la storia di Mordred, di un uomo che, seppur molto vicino ad Artù, gli si oppone. A volte viene presentato come suo figlio, a volte come suo nipote, ma sempre pieno di odio nei suoi confronti. Nella storia di Goffredo, la strada verso la rovina ha inizio con la sua impresa più audace, una missione per umiliare la sacra città di Roma.
Secondo Goffredo, l'imperatore romano aveva posto ad Artù un ultimatum, con la richiesta che la Britannia pagasse un tributo a Roma. Contrario a inchinarsi persino a un imperatore, Artù parte con il suo esercito alla volta di Roma. Marceremo su Roma e la conquisteremo. E poi tutto l'oro, l'argento e le altre ricchezze dei vinti saranno vostri. Il re parte alla volta di Roma e lascia al suo posto Mordred, quale uomo più potente della Britannia. Invece di difendere il regno, Mordred stringe un patto con i nemici di Artù e poi usurpa il trono. Nel racconto di Goffredo, il tradimento costringe Artù a fare ritorno in patria senza essersi scontrato con Roma e dà il via alla battaglia finale con Mordred, un conflitto che lascerà la Britannia in rovine. 300 anni dopo, Sir Thomas Malory riprende la storia e mescola racconti dei poeti francesi con gli eventi narrati da Goffredo. Secondo Malory, il tradimento di Mordred non ha nulla a che vedere con Roma. È in relazione invece con Lancillotto e con Camelot. In Mordred vediamo una persona sempre esclusa dal gruppo, ma consapevole che dovrebbe avere accesso agli affari del regno. È vicina al re, ma non lo è abbastanza. Per Mordred la vita si presenta come esclusione da tutte quelle cose alle quali avrebbe diritto per via della parentela con il sovrano e dunque non avverte alcuna esigenza di comportarsi con lealtà. Pertanto medita la distruzione totale. Meglio che il regno vada in rovina se non può essere suo. Il libro di Malory presenta un melodramma classico in cui Mordred svolge il ruolo del serpente velenoso. È un informatore che per malvagità rivela al re e alla corte la passione proibita fra Lancillotto e la regina. Pertanto, mentre gli amanti erano insieme, giunse Sir Mordred e gridò in modo tale che tutta la corte potesse sentire: «Cavaliere traditore, esci dalla stanza della regina!» Non era un semplice adulterio, era un atto che minava le basi dello Stato. Questo spiega perché il regno di Artù, pur essendo una monarchia ideale, crolla. Va in rovina perché vi è una grave crepa nelle sue fondamenta. Il re deve condannare al rogo la sua amata regina per i peccati mortali da lei commessi. La natura eroica di Lancillotto spinge il cavaliere a rischiare tutto per salvare Ginevra dalle fiamme. Il salvataggio della regina scatena la guerra civile, un conflitto che si rivelerà devastante, orchestrato da Mordred. Camelot e la tavola rotonda sono condannati alla rovina. I piani nefandi di Mordred e l'ostinata cecità di Artù conducono al fatale e finale campo di battaglia. Camlan. Alle della Britannia c'è un campo che un tempo si chiamava Camlan. Secondo la leggenda è qui che 1500 anni fa il re Artù combatté la sua ultima battaglia. Ma a differenza dell'altro grande evento del ciclo arturiano, Badon Hill, la battaglia di Camlan non lasciò tracce nelle cronache del tempo. Se ne parla solo 300 anni dopo, in una sola e oscura frase di una cronaca gallese, gli Annales Cambria. Il conflitto di Camlan, in cui Artù e Medrawd persero la vita e che portò devastazioni in Britannia. Gli Annales Cambria ci danno due date per Badon e per Camlan, la supposta ultima battaglia che vide Artù schierato contro Mordred. Del resto però si può anche desumere che fossero alleati e non nemici. Non è chiara l'esposizione dei fatti. Quel vago, breve accenno a un conflitto sarebbe diventato, nel corso dei secoli, una mitica lotta del bene contro il male. Quando verso la metà del XII secolo Goffredo di Monmouth narrò la storia, Camlan era diventata l'Armageddon britannica. Mordred, essendo il più coraggioso fra gli uomini, decise di vincere o morire. Artù schierò le sue truppe e le esortò a infliggere una sonora sconfitta al traditore.
La battaglia di Camlan viene descritta dai tardi scrittori arturiani come una guerra civile, una battaglia in cui i britanni lottano fra di loro e dove c'è un personaggio chiamato Medrawd o Mordred che tradisce Artù e provoca la loro fine. Sarà solo più tardi, dopo 1000 anni di storie inventate, che Sir Thomas Malory presenterà la battaglia di Camlan come una fatale resa dei conti fra padre e figlio. Il duello mortale segna la fine di una storia che non riesce mai a liberarsi dell'alone di leggenda che la circonda. L'esistenza storica di Re Artù interessa solo chi vuole ad ogni costo mettere a posto tutti i tasselli della storia. Gli storici della letteratura, invece, trovano interessante scoprire quali racconti non possano essere inseriti nel ciclo bretone e in che modo ogni epoca abbia adattato la vicenda di Artù alla propria sensibilità. La storia di Re Artù che oggi conosciamo, narrata da Malory nel XV secolo, fu scritta verso la fine del Medioevo, in un paese distrutto dalla guerra civile e sconvolto dai mutamenti prodotti dalla tecnica. La società dell'epoca di Malory è lacerata dalla guerra delle due rose e dalla disputa sulla sovranità, cioè su chi doveva essere re d'Inghilterra. Artù, nella storia che Malory ci racconta, è un sovrano che cerca di curare le ferite di un'epoca tremendamente lacerata, ma che finisce per essere da queste distrutto. Sul finire del XV secolo, due nobili famiglie, i Lancaster e gli York, fecero precipitare la Britannia nella guerra delle due rose. Un conflitto durato 20 anni per stabilire chi avesse diritto alla corona. Al culmine del bagno di sangue, Thomas Malory mise insieme tutti i fili per tessere la tela del racconto che ha per protagonista Re Artù. Il libro di Malory sarebbe poi diventato l'epitaffio di un'epoca, un elogio funebre per commemorare la morte dell'età d'oro della cavalleria, dato che nuove armi avevano trasformato la guerra delle due rose in una carneficina di cavalieri protetti dalle armature. Vengono introdotte le armi da fuoco. Un uomo, per quanto robusta possa essere la sua armatura, non può proteggersi dal proiettile di un moschetto. Pertanto è a rischio non solo la sua incolumità sul campo di battaglia, ma anche il suo ruolo, non essendo più un valido e imbattibile guerriero. Conclusione, i cavalieri perdono tutte le loro caratteristiche e insieme a queste anche il loro status sociale. Nel racconto di Malory, però, l'età d'oro dei cavalieri in armatura non finisce per la polvere da sparo, ma per il duello suicida fra Artù e Mordred. Il re corse verso Mordred urlando: «Traditore, è giunta l'ora della tua morte!» Padre e figlio, re e suo erede, mettono a repentaglio la loro vita e il futuro della nazione per una mortale faida familiare. Ma secondo la leggenda, Re Artù non muore veramente. Mortalmente ferito, viene portato via perché possa dormire nel corso del tempo sull'isola mistica di Avalon. L'eterna promessa di Avalon è che un giorno, quando la Britannia avrà bisogno del suo più grande sovrano, Artù si risveglierà. Si tratta di un mito nordico. La morte di Re Artù è come quella di un guerriero vichingo portato dalle Valchirie nel Valhalla. È la stessa storia. Chiunque volesse fare delle ricerche per scoprire quale fosse l'ubicazione dell'isola di Avalon, lungo quale costa della Britannia si trovasse, perderebbe il proprio tempo. Sarebbe come cercare il giardino di Allah, lo stesso Valhalla o il paradiso. La ricerca su Re Artù, sulle radici storiche della leggenda, abbraccia circa 15 secoli. Dopo 1500 anni è logico pensare che questa storia non susciti più alcun interesse. E tuttavia, ancora oggi si cerca di intravedere l'uomo che sta dietro la figura del re. Perfino la più audace avventura di Artù, la missione di far rivivere Roma, ha offerto di recente agli storici un nuovo promettente indizio.
C'è un re britannico, la cui esistenza è documentata, il quale ha fatto alcune delle cose che si suppone abbia fatto Artù, come condurre un esercito sul continente, ad esempio, più o meno nello stesso periodo. Io ritengo che se un personaggio è servito da modello per Artù, possa essere proprio lui. Quest'ultimo modello per Artù è emerso negli ultimissimi anni, grazie a nuovi studi sull'antica Roma. Verso la fine del V secolo, alcuni inviati dell'imperatore supplicarono i britanni di salvare l'impero dall'attacco dei barbari. L'appello di Roma fu rivolto a un re chiamato Riotamus. L'imperatore chiese aiuto ai britanni. Il loro re, Riotamus, giunse via mare in Britannia con 12.000 uomini. La carriera militare di Riotamus nel continente ha indotto alcuni a ritenere che Goffredo di Monmouth abbia usato Riotamus quale modello su cui basare la narrazione dell'impresa di Artù, quando dalla Britannia si reca sul continente. Riotamus lottò per Roma, ma a differenza del potente re Artù di Goffredo, questo storico re dei Britanni non tornò mai a casa. Alcuni documenti fanno ritenere che sia morto nei pressi di una città chiamata Avalon. Alla fine la ricerca torna sempre a rovistare nei cassetti della storia in cerca di qualche indizio. Frammenti di fatti realmente accaduti erano le sole cose di cui disponeva lo studioso medievale. Per lo storico moderno è lo stesso. Le ricerche su Artù possono essere frustranti perché disponiamo di un certo numero di fonti che però non ci danno sufficienti informazioni e non ci danno dati sicuri dai quali iniziare. Non sappiamo dove e quando siano accaduti certi fatti, cosa che genera frustrazione sotto molti aspetti, ma che è anche molto eccitante. I fili della storia di Artù sono stati intrecciati prendendoli da innumerevoli fonti. Il folklore celtico, la gloria di Roma, le liriche medievali, le cronache sull'invasione dei Sassoni, la conquista da parte dei Normanni e, infine, la guerra delle Due Rose. Ma la ricerca di un solo personaggio storico che abbia dato origine alla leggenda si arresta davanti a un bivio. In realtà ci sono tre possibilità. La prima è che non sia mai esistita la figura storica di Re Artù. La seconda è che sia effettivamente esistita, ma ancora ignoriamo chi fosse. La terza possibilità è che quella di Artù sia una figura composita, formata da elementi tratti da molti personaggi storici, ma anche da figure leggendarie. Se Artù è una figura composita, è probabile che la sua storia sia stata ispirata dalle vicende umane di alcuni personaggi storici, quali Lucius Artorius Castus, comandante romano del II secolo d.C., Ambrosius Aurelianus, capo britannico del V secolo citato da Gildas, o Riotamus, re britannico continentale, anche lui vissuto nel V secolo. Tutti fecero cose analoghe a quelle attribuite ad Artù e quindi possono aver contribuito a dare forma al personaggio. Reale o frutto della fantasia, la figura di Artù, re dei Britanni, un certo potere lo esercitò. La sua leggenda contribuì al fiorire della cavalleria e non si può negare che abbia avuto una certa influenza sulla storia inglese. Infine, tutti coloro che sognano un mondo in cui trionfi la giustizia possono ispirarsi ad Artù. Sopravvisse per secoli come grande eroe perché, quando fu creato, al popolo britannico serviva una figura eroica. La gente si sentiva oppressa, era stata strappata via dalla propria terra dalla migrazione sassone. La leggenda di Artù fu originata da questo. E la persona che oggi noi conosciamo quale grande e mitico eroe è un personaggio letterario. Le storie che hanno come protagonista Artù sono state in effetti una delle più grandi invenzioni letterarie della storia. Gli storici e gli archeologi continueranno a cercare il vero Artù. Ma la leggenda, che da lui ha origine, va ben oltre le gesta di un singolo uomo. Nella storia britannica dimenticata, molti re lottarono e morirono per difendere la loro terra e il loro potere. Di questi,
solo pochi vengono ricordati, forse a tutti, da corpo e figura, il mitico Re Artù. Shafo